canale Luana Dolci Riflessi. Oggi vi propongo un tutorial diverso, un portamonete, un portafoglio piccolino, veramente molto piccolo, con delle noccioline. Come avete notato, sicuramente la chiusura, per coprire la chiusura del bottone a calamita, ho fatto semplicemente un piccolo, cerchio realizzato con un cerchio magico, mezze maglie alte, e poi ho aggiunto un piccolo strass per dare un punto luce. Allora, come vedete è molto piccolino, vi lascio subito le misure, che sono di larghezza circa 16 cm e larghezza circa 11. È veramente molto carino e utile in questo periodo. Il filato che ho utilizzato è il Thai Italy. Allora, la costruzione è super semplice perché andiamo a lavorare un pannello con poi delle noccioline che andiamo a realizzare. Io ho realizzato semplicemente 4 righe, ma voi potete anche realizzare una riga in più o comunque cambiare anche la misura. Basta aggiungere o diminuire, non credo, ma ad aggiungere delle maglie e renderlo anche più lungo il pannello. Allora andiamo a vedere l'occorrente e poi al tutorial. Vi ricordo sempre che sotto avete il link diretto del mio blog dove trovate l'articolo. Allora passiamo subito all'occorrente. Il filato scelto per questo progetto è il Thai Italy Celeste. Sono una rocca di 200 grammi, 300 metri. È un prodotto Made in Italy. Uncinetto 3,5, una chiusura a calamita, un ago per cucire. Ho avviato 23 catenelle per questo progetto. Vi ricordo che deve essere divisibile per 3 più 2, per cui potete variare la misura. Adesso vado a lavorare una catenella, vado sul punto successivo, la catenella successiva, e vado a lavorare una maglia bassa, per cui per questo progetto fino a un certo punto dobbiamo sempre lavorare a maglia bassa, perché poi cambieremo punto. L'utilizzo dell'uncinetto 3,5 per la mia mano è perfetto, ma potete anche realizzarlo un pochino più stretto con il 3 o addirittura con il 4. Proseguo fino al termine della riga. Adesso che ho terminato la riga, catenella e volto il lavoro. Vado a lavorare sempre maglie basse, punto su punto. Fino al termine della riga e proseguo fino all'altezza che noi decidiamo per la larghezza del nostro portafoglio. Allora, sono arrivata a 20 cm. Voi dovete calcolare così chiuso quanto preferite il vostro portafoglio, portamonete sia insomma profondo. Allora io ho deciso per i 20 cm, vi ridò anche la larghezza che è di 14 cm. Allora adesso dobbiamo realizzare il punto nocciolina. Adesso andiamo a lavorare 2 punti, per cui giriamo il lavoro con la catenella e vado a lavorare il primo punto e il secondo punto. Ora realizziamo il punto nocciolina. Prendiamo il filo, per cui saranno maglie alte in sospeso, la prima, prendo la seconda in sospeso, riprendo il filo, entro sempre nello stesso punto in sospeso, riprendo il filo, entro in sospeso e vado a prendere l'ultimo in sospeso, prendo il filo e vado a chiudere, entro sul punto successivo, lavoro una maglia bassa e la seconda maglia bassa. Iniziamo di nuovo con prendo il filo, maglia in sospeso, la seconda maglia in sospeso, la terza,
la quarta e la quinta. Prendo il filo, lo passo su tutte le asoline, vado sul punto successivo, maglia bassa, vado sul punto successivo, maglia bassa, e questo è il punto. Proseguo fino al termine della riga. Appena ho terminato, come vedete, andate a concludere la riga con 2 maglie basse, catenella e volto il lavoro. Adesso vado a lavorare solo maglie basse, perché dobbiamo lavorare la prima, vi ricordate, e la seconda maglia, e poi andiamo a lavorare la terza che è sopra, vedete, la nocciolina. Adesso a lavorare 1 e 2, così non sbagliate, vedete, sta proprio qui, in questo punto. Contate che tra una nocciolina e l'altra ci sono 2 maglie basse, poi vado qui e vado a lavorare la maglia bassa. Mi avvicino un pochino, così andiamo a vedere, la prima maglia bassa e la seconda maglia bassa, lavoro la nocciolina, eccola qua, poi vado a lavorare la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa, vado, lavoro la nocciolina, proseguo fino al termine, per cui mi raccomando di lavorare tutte le maglie. Quando contate non vi potete sbagliare. Adesso vado a chiudere sempre con 2 maglie basse e ho concluso la riga. Catenella, volto il lavoro. Quando giro il lavoro, ovviamente io vado a lavorare adesso in mezzo a ogni nocciolina, vado a lavorare la nocciolina, perché non la lavoro più 2 maglie nocciolina, ma vado a lavorare 1 2 3 4 e alla quinta nocciolina, perché le vado a lavorare proprio al centro tra l'una e l'altra per lavorare sfalsato. Per cui vado a lavorare la prima maglia bassa, la seconda, la terza e la quarta. La quinta lavoro a nocciolina, per cui maglia alta in sospeso, ne realizzo ovviamente 5. La seconda, la terza, la quarta e la quinta. Vado a chiudere, prendo il filo e vado a chiudere su tutte le asoline, vado proprio al punto sottostante maglia bassa, secondo maglia bassa e di nuovo nocciolina. Diciamo che il lavoro è semplicemente realizzato per quanto riguarda per sfalsare il punto, vedete. Poi dopo vado sempre a lavorare 2 maglie basse e nocciolina. Allora, ho proseguito per 1 2 3 4 righe di noccioline, poi ho fatto 2 righe, ovviamente una di chiusura e una riga in più, per cui sono 2 righe di chiusura, diciamo così. Adesso vado a lavorare sempre di maglia bassa, vado a realizzare una catenella e vado a realizzare tutte maglie basse intorno al nostro pannello, cui per ogni punto che abbiamo lavorato vado a lavorare una maglia bassa. Agli angoli, quando arrivo all'angolo, vado a realizzare il punto, una catenella, un punto, che ora vi faccio vedere. Arrivati all'angolo, maglia bassa, catenella e vado a lavorare lo stesso punto, una maglia bassa. Questo è il nostro angolo e vado a proseguire tutta la linea corta, poi angolo e proseguo anche dalla parte opposta. Ovviamente dobbiamo fare una riga in più se vogliamo avere più spazio per mettere la chiusura. Adesso che ho lavorato tutto intorno, vado a passare ancora dei punti sul davanti per poter chiudere. Ricordiamoci poi di lavorare l'angolo e andiamo a chiudere in questo modo. Adesso che abbiamo terminato,
possiamo andare a realizzare le cuciture. Andiamo a nascondere tutti i fili in questo modo e andiamo a cucire la parte laterale. Adesso iniziamo la cucitura. Allora voi prendete la misura in base a quanto l'avete fatto poi lungo, lo chiudete in 3 parti, io in questo modo mi piace tantissimo. Allora vado a cucire, vado a fissare il filo alla base, potete mettere dei marcapunti e vado a lavorare costina e la costina successiva, diciamo quella che è di fronte, vado a fare proprio zig zag in questo modo e tiro il filo è abbastanza elastico per cui si fissa molto bene punto su punto, ecco qui, fino a cucire tutto il lato. Io già ho cucito il lato opposto. Adesso che ho terminato di cucire possiamo mettere la chiusura, la mettiamo assolutamente al centro, contiamo i punti e andiamo a fissare proprio al centro. Adesso la metto a caso, ma mettiamola bella precisa. Contate i punti oppure prendete il centimetro. Allora, a questo punto abbiamo una piccola piastra che andiamo a mettere. In questo caso possiamo prendere delle pinze per aiutarci a girare e poi a fissare bene. In questo modo. Adesso dobbiamo semplicemente mettere la parte sotto, quella che dobbiamo fare la chiusura, la appoggiamo, andiamo ad inserire in questo modo che vediamo la chiusura che va bene, anche un pochino più su. In questo modo, ecco qui, ad applicarla sempre con la piastra dietro allo stesso modo. Ho terminato. Come avete visto, per nascondere poi la chiusura ho fatto semplicemente delle mezze maglie alte, ne ho realizzate 8 con il cerchio magico e poi ho messo un piccolo strass al centro proprio per camuffare. Se non avete un'etichetta oppure potete mettere un bottone, una decorazione, io ho preferito qualcosa di semplice. Allora è molto carino e anche molto utile. Ora vi do subito le misure come ve le ho date all'inizio, ma ve le do anche alla fine. Sono circa 16 cm chiuso, 11, io l'ho riempito un pochino per renderlo insomma più carino, per far vedere che insomma è abbastanza capiente. Allora io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Potete seguirmi su Instagram e sul blog c'è sempre l'articolo e anche iscrivervi se volete sempre al gruppo. Vi lascio qui un video comunque simile che è un portaocchiali molto carino. Baci!